Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 212. Quali energie, quali eventi principali per il mese di aprile 2023? Andremo a chiedere alle nostre tre varianti quali saranno le energie, gli eventi principali che il mese di aprile, il mese del compleanno di Cronos e della nascita di Pico, che però sarebbe arrivato il 4 maggio, quindi l'anniversario di Pico è il 4 maggio. Appunto andremo a vedere quali saranno le energie, gli eventi principali che il mese che si sta per aprire ci porta. Lo faremo con le nostre tre varianti. Il turpentino sarà la prima, poi l'agata muschiata sarà la seconda e infine il legno fossile sarà la terza. Tre pietre, tre new entry dalla mia collezione di pietre, che era un po' che volevo usare. Voglio portare un po' di rinnovamento sulle pietre. A proposito di rinnovamenti ed eventi, per tutto il mese d'aprile, per la gran parte del mese d'aprile fino al 20, il compleanno di Cronos, c'è la possibilità di fruire di uno sconto veramente eccezionale sul corso di cartomanzia e divinazione. Il 40% di sconto. Se vuoi informazioni puoi contattarmi al numero 388 57 76 772. Bene, presentazione velocissima, questa volta pochi bloopers. Pico tranquillissimo, si fa vedere in tutta la sua bellezza, così ogni tanto mi dite ma faccelo vedere un po' di più. Eccolo qua, in tutto il suo splendore. Possiamo passare alle nostre tre varianti, ovviamente però prima sigla! Variante del turpentino. Oggi partiamo dagli oracoli. Iniziamo con l'Ancient Feminine Wisdom, per te che hai scelto la variante del turpentino. L'energia del mese di aprile o le energie del mese di aprile 2023. Per te che hai scelto la variante del turpentino. L'energia o le energie del mese di aprile 2023. Ok. Estia, il focolare. Heart in realtà sarebbe cuore, credo, mi sembra. Però la carta è associata al concetto di focolare, di famiglia. Vediamo il Magical Botanical, per te che hai scelto la variante del turpentino. Energie generali di aprile 2023. Datura Stramonium, accipicchia, che carta forte. E infine il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante del turpentino. Energie ed eventi principali per il mese di aprile 2023. Il cinghiale e la zucca.
Beh, diciamo che come carte sono abbastanza buone, sia la carta di Estia, sia la carta del cinghiale e della zucca. Vale la pena magari di ragionare un pochino più a fondo su questa carta dello stramonio, una pianta importante che appunto veicola con sé un messaggio importante. Le tre carte sembrano metterci in guardia da una nostra visione del mondo forse troppo ottimistica. Fai attenzione a quella che è la tua impavidità, perché può condurti in territori pericolosi, ci dice la carta del cinghiale e della zucca. Tuttavia ci dice anche di credere nella tua fiducia. Eventuali insulti, tentativi di danneggiarti o magari anche tentativi di mettere un po' sotto i piedi quella che è la tua figura, il tuo valore da parte di altre persone con pochi scrupoli, saranno fatte rotolare via. Hai la pelle dura come quella della zucca e sei coraggioso o coraggiosa come il cinghiale, ci dice la carta. Quindi comunque continua la tua lotta, continua ciò per cui stai portando avanti il tuo cammino. È certamente una buona causa, ma amplia gli orizzonti. Estia e la carta dello stramonio ci parlano di quella che è la necessità di allontanarsi da ciò che ci fa stare male, di concentrarsi su se stessi, un po' come anche la carta del cinghiale e della zucca ci dice. Parlano di ricerca dell'armonia con se stessi, di rappacificazione con ciò che ci ha feriti. Questa è una costante che mi torna nella prima e nella terza delle nostre carte oracolari, ma appunto concentriamoci sullo stramonio, una carta che per molti versi è simile nel senso a quella dell'appeso, per molti altri versi è simile a quello che è il 9 di coppe, laddove magnetismo sia della persona, sia erotico o anche capacità di sognare o anche il vivere un po' una dimensione da sogno nella vita, quindi un po' il dare corpo a delle fantasie, possono essere tutte qualità associate alla carta dello stramonio. Hai un grande potere, ci dice la carta, ma devi usarlo bene, devi scegliere se le tue possono essere visioni reali, realistiche di quello che è poi il tuo cammino o magari se perderti in quelle che sono le chimere. Lo stramonio è una pianta molto potente, ci viene detto, può essere usata sia come allucinogeno per favorire la conoscenza di regni altri, ed in effetti il suo uso tradizionale era questo nelle società arcaiche, ma può essere usata anche come veleno. Fai attenzione che i tuoi sogni, le tue ambizioni, ciò che ritieni anche essere uno smacco dal destino, non diventino per te veleno, non diventino per te un qualcosa che ti porta poi a perderti in un labirinto illusorio. Tu hai il potere di abbattere muri, hai il potere di abbattere sovrastrutture, hai il potere di abbattere i tuoi stessi limiti, un po' come fa il cinghiale, però devi farlo unicamente cercando dentro te stesso, te stessa, qual è la vera risposta che devi dare al mondo, perché in questo momento la risposta che dai al mondo è conflittuale, perlomeno a qualcuno, perlomeno ad una parte del mondo che forse non risuona completamente a quella che è la tua frequenza emotiva. La meditazione, la concentrazione, la ricerca di sé sono anche appannaggio della carta dello stramonio, non solo della carta di Estia. Quindi è un mese nel quale viene invitato, invitata a tenere un po' il dardo, la lancia del tuo comando stretta nella tua mano, un po' a serrare i ranghi come il più abile del guerriero, magari per affrontare quella che può essere una situazione che ritieni forse anche un po' di smacco, ma in realtà forse è un passo che stai rimandando, un qualcosa che stai cercando di allontanare da te, la decisione che non vuoi prendere, il passo che non vuoi fare, la scelta che stai rimandando. Forse tutto questo in realtà non causa blocco attorno a te, causa blocco dentro di te, e questo deve essere sanato, deve essere curato. La tua scorza è dura, ci dice la carta della zucca, il tuo potere è grande, ci dice la carta dello stramonio, ma la tua capacità di guardarti a livello interiore deve essere altrettanto grande. È un mese nel quale forse potresti combattere più del dovuto per riuscire a mantenere quelle che sono le tue
posizioni in merito ad un argomento, ad una situazione, e quindi magari potresti essere chiamato o chiamata appunto a serrare i ranghi verso quello che è poi il tuo voler proseguire lungo una via secondo quella che è la tua regola. Forse questo può costarti caro in termini di energie questo mese. Devi fare attenzione a come ti muovi, in particolare nei rapporti con gli altri. Potrebbero essere conflittuali o potrebbero magari riproporre un conflitto che già si è presentato nel passato e che mai non è stato sanato. Questo non vuol dire che per te questo mese si riaffaccia un qualcuno del passato, ma potrebbe voler dire che si riaffaccia una situazione con dinamiche pressoché identiche a quelle già vissute in passato. Ecco, la risposta per sbloccare questa situazione, la risposta per chiarire quella che è un po' la tua posizione in modo definitivo e per riuscire ad andare avanti verso comunque una grande abbondanza che ti stai costruendo, si trova dentro di te, non fuori di te. Tu continui a cercarla fuori ed è sbagliato. Non puoi cercare fuori un qualcosa che, laddove ti desse risposte, sarebbero risposte soltanto illusorie. Questo ci va a dire la carta. Che cosa dire ancora su queste 3 carte? La carta di Estia dà anche valore a quella che è la sensazione di perdono. Se devi perdonare, fallo. Se devi rilasciare, rilascia. Se devi permettere che qualcuno si allontani definitivamente da te, nel bene come nel male, fallo. Se devi permettere che una situazione non ti tanga più e diventi per te soltanto l'eco di un ricordo lontano, fallo. Perché questo mese è veramente la tua caparbietà, anche in termini di relazioni interpersonali, quindi non solo coppie, ma anche in termini di amicizia o in termini di lavoro, potrebbe costarti cara. Quindi fai attenzione a come ti poni nei confronti degli altri e a quanto il conflitto eventuale che apri con altri o che porti avanti con altri è frutto di un tuo modo di vedere le cose che con ogni probabilità è un po' viziato da questa illusione di poter detenere un potere che poi alla fine è... Ci sarebbe da aprire te lo risparmio, un discorso molto ampio sul concetto di come si dà e come si riconosce il potere. Ecco, ti basti sapere qui che tu stai riconoscendo un potere fuori da te, ma sei convinto o convinta che in realtà questo potere sia dentro di te. In realtà non è così, in realtà questo è un grande gioco di specchi, un grande gioco illusorio che proprio la gestione del tuo potere personale ti ha fatto avere, in quanto diciamo che hai preso di petto un qualcosa, una qualche situazione, o prenderai di petto una qualche situazione che invece ha bisogno di tutt'altro approccio. Estia ti dice di parlare al tuo cuore, fondamentalmente non lo vuoi veramente e quindi di conseguenza laddove tu veramente non vuoi il conflitto con te stesso, con te stessa e di riflesso col mondo esterno, Estia ti dice parla al tuo cuore e vedi quanto puoi sanarlo invece di trasformare questo stramonio in un veleno, questo tuo potere in un veleno. Interrogati molto su ciò che stai proiettando attorno a te e evita i conflitti. Questo mese è molto importante per quello che è un conflitto derivato dalla tua caparbietà. Cerca di evitare che questo conflitto possa espandersi a macchia d'olio fino magari a travolgere anche situazioni che tecnicamente non c'entrano niente. Porto l'esempio di chi magari ha un conflitto col datore di lavoro e piano piano si allarga a macchia d'olio perché poi il collega parla, la collega parla, quell'altro fa la spia, quindi cerca di mantenere nei i ranghi, appunto mi viene da dire, in merito a quello che è un conflitto, perché questo mese potrebbe veramente portarti a scontrarti con ciò che poi nel tempo ti ferisce ancora di più, ti avvelena ancora di più. Il meraviglioso tarocco dei Visconti Sforza a lamina dorata per vedere in dettaglio quali sono le energie di questo aprile 2023 per te che hai scelto la variante del turpentino.
Ok, direi che possiamo procedere. La ruota. Il fante di coppe. L'imperatrice. La regina di spade. Il 2 di coppe. Il cavallo di bastoni. Il re di bastoni. Nella sfera emozionale, come vedi, ho un fante di coppe, un'imperatrice e una regina di spade. Conflitto appena sottolineato dalle carte, lo si vede tutto, in particolare nella sfera emotiva, amicale, familiare, emozionale, oppure appunto negli affetti, quindi col tuo partner, con la tua partner. Forse c'è bisogno veramente di mettere il focus su una situazione che deve cambiare. Questa ruota invita a cambiare. Potrebbe essere il mese nel quale una notizia, una presa di coscienza, una rivelazione, un fante di coppe in tutta la sua semplicità ti mette davanti un po' ad un giro di boa che non esito a definire karmico, con due carte così forti come l'imperatrice e la regina di spade. La regina di spade è la carta della vedova. Vedova va inteso in senso ampio, la persona che vive in solitudine, che non può più recuperare ciò che ha perso se non nel ricordo. Ecco, questo mese sembra che tu debba operare un rilascio a livello emozionale o una frattura con un modo di essere o di portare avanti una relazione, puntare un po' il focus appunto su quello che è il riprenderti le tue qualità di imperatrice, uomo o donna che tu sia. L'imperatrice è una carta che ha molte possibilità, ma le stempra in questa regina di spade. La grande creatività non direzionata dell'imperatrice poi sembra scontrarsi con la lama impietosa di una regina che tutto taglia, compreso la testa dei suoi nemici. Perché questa repressione? A cosa ti serve? Dov'è che stai rifiutando di aprirti alla gioia e alla bellezza del mondo? Che cosa non vuoi cambiare? A che cosa resti aggrappato, aggrappata? Qual è quell'ostacolo interiore che non ti permette di esprimere questa imperatrice appieno, ma te la fa, diciamo, mettere in riga da una regina di spade, una generalessa, una generalissima, non so come si dice, che impone a tutti il suo diktat. Devi rilasciare, liberare le emozioni, qualora anche queste potessero costringerti a scelte, a passi, a rotture che in questo mese potrebbero sembrarti troppo pesanti da gestire. In realtà non lo sono. In realtà questo fante di coppe ti consiglia di agire con leggerezza, appunto di ascoltare il tuo cuore. Guarda, questa imperatrice è costretta fra due figure voltate una da una parte, una dall'altra. Ho la soluzione, ma non voglio usarla. So come fare, so cosa voglio, ma non voglio farlo. Ricorda che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Questo è un vecchio adagio e i vecchi adagi funzionano sempre, come ben sai. L'imperatrice potrebbe essere associata ad un fante di coppe, l'idea di un qualcuno che costantemente bussa alla tua porta emozionale, ma mi spingo a dire di più, anche di un'idea che seduce, di un riprendersi una propria libertà che però poi trova questo ostacolo finale, come se facessi grandi sogni, come lo Stramonio ci diceva, ma questi sogni allo stesso tempo ti avvelenano, perché sono sogni che non vuoi veramente mettere in pratica, non vuoi portare alla luce, non vuoi vivere veramente, ti limiti a sognare. Perché fai questo? Sembra autocastrante una situazione del genere. Avresti le possibilità addirittura di migliorare il tuo karma qualora ascoltassi il tuo cuore e ti aprissi agli input che ti vengono dall'esterno sotto forma di persone o di situazioni. Non lo fai perché probabilmente ti autodisciplini troppo. Questo mese, questa tua autodisciplina, questo tuo andare avanti, un po' come abbiamo visto la carta del cinghiale,
ti garantirà certamente la possibilità di riuscire a tenere botta, tenere duro anche per un ulteriore step. Ma per quanto questa situazione potrà durare? Chieditelo. Chiediti per quanto questa imperatrice accetterà di restare succube di una regina di spade. Non lo accetterà per molto. Anche questo mese continueranno a bisbigliarti le 1000 possibilità per la apertura di quella che è la tua vera essenza al mondo. Un po' come se tu alla fine accettassi di vedere alcuni sogni, alcune ambizioni, magari più terrene, magari più pragmatiche, magari meno vicine alla tua essenza, come limitanti. C'è paura nel dire ho sbagliato qua, eppure è quella parola magica che per te rappresenta la forgiatura di una chiave che ti permette di far girare la ruota a tuo favore. Questo è un mese nel quale a livello emozionale, a livello empatico, a livello di anche amore, se vogliamo, sarai molto combattuto o combattuta. Certamente non ti mancheranno le possibilità di aprirti o non ti mancheranno le persone che porteranno comunque un messaggio di gioia, di leggerezza. Ma questo è un mese nel quale tu devi fare i conti con una regina di spade che è una carta, ripeto, bellissima, a me piace tanto, è la carta di chi si è fatto da sé. Il problema è che farsi da sé spesso poi porta a costruirsi anche un ego troppo grosso che poi pecca di autoreferenzialità. Ecco, questo è il mese nel quale saprai sciogliere questo nodo o nel quale, magari come ti ho detto prima, non lo scioglierai, ma ne diverrai maggiormente consapevole. L'imperatrice con un fante di coppe può essere veramente, se sei single, un amore che bussa alla tua porta. Il problema è tu gli apri o no, lo lasci entrare o no, oppure lo lasci entrare per tagliargli la testa come fa questa regina di spade in alcune stampe. Cambiare il tuo ciclo delle cose, far girare questa ruota è possibile soltanto che accetti che le due visioni di te diventino compatibili e guardino l'imperatrice, soltanto che accetti che la tua regina di spade, la tua parte razionale, guardi al tuo potenziale così come la tua parte creativa guardi al tuo potenziale. Soltanto se accetti che questa regina di spade, questa forza, questa razionalità, questa enorme pragmaticità sia consapevole del fatto che comunque un'imperatrice è linfa vitale della pianta e la pianta nasce solo se muore il seme. Così come questo fante di coppe, la tua parte emozionale, la tua parte più frivola, la parte che forse stai reprimendo, deve tuffarsi a piene mani in questo oceano di possibilità ed attingere. È un mese nel quale ti interrogherai molto su quanto ti stai castrando, ti stai reprimendo. Ed è un mese nel quale forse cercherai di conciliare le due visioni. Fra il te, imperatrice come donna, uomo, in carriera, persona che vuol costruirsi il suo futuro anche se non hai lavoro, persona che mira ad avere una stabilità, persona che apprezza, anche promuove una certa idea di stabilità, che è anche sacrosanta e giusta, ma anche persona che riesce, nonostante tutto, ad armonizzarsi col suo lato più fanciullesco, il lato che sa ancora meravigliarsi della bellezza della vita, che non programma, che non mette tutto su una griglia, che non conta tutto come se fosse un ragioniere, un contabile. Un lato invece artistico, creativo, che lascia fluire, che non ha paura a dire ho sbagliato nel riconoscere le mie sensazioni in passato. Diversamente per il lato materiale c'è una buona riuscita questo mese. Il 2 di coppe è una celebrazione, una festa. Non è sempre carta di amore,
2 di coppe, qualora si parli, come in questo caso, del lato materiale, può diventare certamente anche la concretizzazione di un nuovo amore che arriva o di una persona che ci fa la corte qua, sicuramente. Però certamente è una carta che parla di celebrazione, unione di opposti, il lavoro che fondamentalmente devi fare dentro di te questo mese di aprile 2023. Ma è anche appunto il celebrare l'unione avvenuta. Con cosa? Con un cavallo di bastoni. E paradossalmente da questa unione tu ti allontani. Forse la tua scelta, il tuo dire ho sbagliato, è legato ad una situazione lavorativa o anche emotiva in alcuni casi che non ti risuona più. A cosa ti ribelli? Ti ribelli forse ad un qualcosa di troppo canonico. Ma perché fai questo? Le due sfere qua si intersecano in maniera veramente forte. Ti invito a ragionare su questo, anche perché, facendotela breve, noi siamo spesso abituati a pensare che sfera emotiva è una cosa, sfera razionale è un'altra, invece l'una dipende dall'altra in maniera, o almeno quando si voglia raggiungere veramente un equilibrio veramente forte, l'una deve necessariamente dipendere dall'altra. Ed ecco che nel momento in cui tu sai armonizzare le tue 2 parti, sai voltare gli sguardi di queste 2 carte, la tua imperatrice si accorge che forse questo 2 di coppe è un qualcosa che deve trascendere, deve lasciare, quindi ti ribelli. È molto interessante che tu abbia delle carte, per così dire, se torniamo a mettere il fante di coppe al suo posto, dove era uscito, è molto interessante che tu abbia delle carte estremamente empatiche, profonde, sentimentali qua, sia nella sfera razionale che in quella dell'irrazionale, dell'emotivo, e dall'altra parte invece abbia delle carte estremamente razionali, estremamente, diciamo, carte che aderiscono al dogma. Anche il re di bastoni, pur essendo il buon amico, il buon consigliere, il buon contadino che vede crescere le sue piante, il buon proprietario terriero che riesce ad amministrare la sua grande distesa di terra, quindi comunque la persona che sa attendere che i frutti maturino, anche il re di bastoni è comunque una persona che usa una buona dose di raziocinio. Ma nel mezzo c'è un'esplosione creativa. Il cavallo di bastoni ribelle per eccellenza, colui che non si piega al dogma. Perché vuoi raggiungere un risultato o hai raggiunto un risultato se poi devi appianarlo? Che senso ha costruire grattacieli se poi vanno spianati? Probabilmente questo conflitto si farà sentire veramente in tutto, anche nella materialità. La fuga da un qualcosa, la fuga anche mentale da un qualcosa per proiettarsi verso la libertà. Il tuo sogno di libertà, questo mese di aprile, potrà essere alla base anche della tua materialità. Forse per qualcuno potrebbe concretizzarsi nell'interessarsi del cercare un'altra situazione lavorativa o dello sdoganarsi da un modo di fare lavorativo che non funziona più. Certamente sono belle carte. Il rischio del cavallo di bastoni porta poi ad un re di bastoni, quindi comunque porta a quella che è certamente una realizzazione e certamente porta a ciò che di bello la vita ha da offrirci. Anche di quieto, ti ripeto, il re di bastoni è comunque il saggio amministratore di un grande latifondo. Ok, ci sta. Ma perché hai bisogno di ribellarti anche in questo caso? Mi viene da chiedermelo. Vediamo perché hai bisogno di ribellarti. Perché tra l'altro qua non è una ribellione che tu fai verso qualcun altro, io credo. Io credo che qui sia una ribellione che tu fai verso la tua interiorità. Perché ti annoia la routine. Perché ti annoia la routine, ti annoia ciò che non è creativo, perché hai represso il tuo lato creativo.
Sì, tutto qua. Ed è un lato che devi ancora integrare. Potresti essere una di quelle persone che per lavoro fa un qualcosa dove è richiesto molto sforzo mentale. Quindi mi ci sta dal docente fino al ricercatore, fino alla persona che lavora in ufficio, all'avvocato, al poliziotto. Sono tutti lavori che comunque hanno necessità di un grande sforzo mentale, l'uno per conoscere le leggi, per esempio nel caso dell'avvocato, l'uno per fare i conti nel caso della persona di ufficio, l'uno per comunque mantenere l'ordine suo e degli altri nel caso del poliziotto. Insomma, sono tutti lavori che hanno... è una routine che non ti va più, ti sta stretta. E tu vuoi ribellarti a questa, ma perché non hai accolto la creatività nella tua vita? Ti pesa. C'è una ribellione, una frattura, vedi? È molto forte questa frattura qua, questo mese. È un mese nel quale ritrovi il tuo lato fanciullesco forse, però devi impedire che poi la tua regina di spade per l'ennesima volta richiuda questo fanciullo nella torre. Perché tu hai il potere di cambiare, ma devi volerlo. Il 10 di coppe. Sì, probabilmente per te è una chiusura ciclica a livello emozionale. Laddove non ci fosse partner, questo mese è proprio una chiusura ciclica con un modo di pensare estremamente freddo che però poi ti lascia in sospeso nella realizzazione interiore. Un po' come se andasse a minare il tuo orgoglio fondamentalmente. Il mese in cui ti chiedi se per fiorire è necessario fiorire anche a livello animico. Beh, la risposta è sì. Prima di fiorire a livello materiale è necessario fiorire a livello animico. Assolutamente, vedi, e ora mi torna perché una regina di spade nelle energie, diciamo, mentali e emotive diventa poi un re di bastoni. Ma quello che mi viene da dire è un po' l'allegoria del re di bastoni come contadino. Se il contadino la pianta non la cura, la pianta da sola non cresce. Cioè si può anche crescere se ci sono le condizioni ottimali, ma non ci sono tutto l'anno. Qui è come se tu avessi seminato ma non curi. Questo mese di aprile il fanciullo che vuol giocare busserà alla tua porta, la tua porta animica. Devi rispondergli affermativamente perché ti verrà data l'opportunità di ricostruire la tua dimensione emotiva. Devi però volerlo, altrimenti continuerai a promuovere una visione manchevole della tua realizzazione e ben presto probabilmente sarai costretta a fare scelte che non ti piaceranno. Questo mese sei invitato o invitata ad aprirti a tutta l'empatia possibile dell'universo, a chiederti scusa, a chiedere scusa, a fare un passo indietro su quella che è la tua vita in generale e quindi di conseguenza a rivalutare la forte empatia che puoi avere verso gli altri che non mancheranno di portarti anche notizie e messaggi d'amore se sei single o comunque attestazioni di stima e di fiducia. E questo vale anche per i conflitti all'interno della famiglia, un mese nel quale potrebbero comunque avere un peso non indifferente. Mi auguro che questa stesa ti sia piaciuta, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'agata muschiata.
Usiamo prima gli oracoli per questo aprile 2023 per te che hai scelto la variante dell'agata muschiata. Andiamo a vedere quali saranno le energie principali di questo aprile 2023. Per te che hai scelto la variante dell'agata muschiata. Clitemnestra, oltraggio. Andiamo a vedere anche il Magical Botanical, per te che hai scelto la variante dell'agata muschiata. La mandragora, bellissima. Infine il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante dell'agata muschiata. Il castoro e la betulla. Ora è il momento di concentrarsi sulla nidificazione, sulla crescita e sulla realizzazione. Prenditi cura del tuo ambiente in modo da favorire la sensazione di essere a casa. La casa sembra essere uno dei motivi trainanti di questa variante dell'agata muschiata. Così come la carta del castoro e della betulla fa riferimento al prendersi cura della propria interiorità, ma anche del proprio ambiente circostante, anche la carta della mandragora, nonostante un po' la nomea di pianta delle streghe, di radice stregata, in realtà è una radice e come tale il manualetto dice sì, ok, hai protezione, ok, hai la capacità anche di difenderti da chi occultamente vorrebbe farti del male o da ciò che non sai, hai la capacità di arginare tutti quelli che sono i problemi. Anche la carta del castoro e della betulla parla del riuscire a debellare alcune situazioni, alcune persone che magari non sono completamente oneste con noi, anche perché a questo fa riferimento anche Clitemnestra, ne parleremo dopo, ma entrambe le carte fanno riferimento a quelle che sono le nostre radici, la nostra casa, il nostro intimo e l'ambiente nel quale viviamo o lavoriamo. È il momento di prendercene cura, ci dice, perché questo rappresenta per noi uno step molto importante. Il prendersi cura dell'ambiente nel quale si vive è una delle regole principali per vivere bene. Non è tanto una questione di morale, è proprio una questione di armonia energetica. In un ambiente dove non c'è cura ristagnano energie negative. In un ambiente dove tutto è accumulato, dove tutto è sporco, dove c'è polvere, dove magari c'è la trascuratezza, le energie negative ristagnano. Quindi è un mese nel quale vieni invitato o invitata a sanare, oltre a quelle che possono essere anche le tue radici e dei conflitti che hai con le tue radici, anche quello che è il tuo ambiente, perché esso è lo specchio di te. Un ambiente disordinato fa da specchio ad un animo disordinato, che in accezione fortemente positiva può significare un ambiente creativo, pieno di input. In accezione fortemente negativa può andare a rappresentare un ambiente saturo di negatività, così come un animo saturo magari di blocchi, magari di autocastrazioni, magari di
ripensamenti che non fanno bene, assolutamente. Anche in questo caso la carta della betulla e del castoro, così come la carta della mandragora, ci dicono che tu hai il potere di sanare questo ambiente, di ricentrarti, di ritrovare te stesso o te stessa, partendo proprio dalle piccole cose, la cura del dettaglio di ogni giorno dell'ambiente nel quale vivi. Il tema della casa è molto importante questo mese di aprile 2023. Se devi vendere o comprare casa o stai cercando casa, sicuramente per te questo mese potrà essere molto importante. Anche in questo caso lo sarà perché avrai fatto comunque un lavoro di cernita delle tue emozioni e di ciò che veramente desideri, e quindi avrai fatto ordine nella tua interiorità. Ricordati che la carta di Clitemnestra parla di vecchie ferite che c'è bisogno di rilasciare, anche disillusioni, anche magari frustrazioni per non essere riusciti a tirare avanti quella storia, concludere quel progetto, portare avanti quel lavoro, chiudere quell'attività, rilasciare quella tal persona sulla quale contavamo parecchio, litigare con un parente, litigare con un amico o con un'amica, eccetera, eccetera. Non giudicare il rancore verso qualcuno che ti ha ferito o ferita, ma riconoscilo in modo da elaborarlo, in modo da comprendere quali sentimenti porta con sé questo rancore, perché è stato originato, qual è il tuo apporto alla nascita di una situazione conflittuale, qual è l'apporto delle altre persone o dell'altra persona, e soprattutto la capacità, appunto, Clitemnestra ci dice di tornare al concetto di perdono. Vedi che lei è un po' avvolta da queste nubi, che alla fine sono proprio nubi. Nel momento in cui apri la finestra, queste nubi vanno via. Nel momento in cui porti sole nella tua quotidianità, porta sole nel tuo mondo, ci dice, nel tuo ambiente lavorativo, nella tua quotidianità, le tue radici sono buone, non devi nutrirle con un sentimento di rivalsa o di frustrazione. Cura te stesso, te stessa nel profondo, e che questo sia fatto attraverso lo specchio dell'ambiente in cui vivi. Hai tanto ancora da dare, qualunque sia la tua condizione, età, sesso, eccetera, eccetera. Hai tantissimo ancora da dare, e puoi dare attraverso quella che è la magia della carta del castoro e della betulla. La carta ci dice che nella vecchia Europa le culle erano fatte di betulla perché questa allontanava i demoni. Che cosa sono i demoni? Mi piace molto la versione di Crowley dove dice spesso e volentieri queste energie sono, chiamiamole energie mnemotecniche, in grado di attivare o meno zone della nostra mente. Ecco che quindi anche il demone, il daimones, quell'atteggiamento, quell'energia che connette l'uomo a Dio, può diventare benevolo o malevolo a seconda di quella che è la nostra intenzione. Ecco, fai diventare i tuoi daimones messaggeri di bellezza, messaggeri di armonia. La casa questo mese sarà molto importante, tutto ciò che verte attorno alla casa è da curare, in persone o in situazioni. Magari una persona di casa potrebbe aver bisogno di aiuto, di sostegno, o magari potrebbe aver bisogno di allontanarsi, o magari potrebbe doverti dare sostegno, o forse semplicemente si tratta di riordinare la tua casa. Sai cosa faccio io? Io ogni tanto cambio la disposizione dei mobili, lo so che è un po' logorroica la cosa, però lo faccio. Lo faccio perché smuovo le energie. Non di tutto, è chiaro, perché mi ci vorrebbe 6 settimane, però a volte cambio proprio la disposizione dei mobili del mio studio perché così almeno smuovo le energie. Ed è secondo me un qualcosa di molto importante, perché comunque alla fine le energie, ti ho detto, laddove c'è fermezza ristagnano e portano con sé poi dei blocchi emotivi molto importanti che possono portare prima a conflitti con se stessi, poi con gli altri, e poi possano espandersi a macchia d'olio. La casa, le radici, tutto ciò che verte attorno a quella che è la tua origine, o comunque la tua dimensione quotidiana, anche lavorativa, non solo familiare, sarà al centro del tuo interesse questo mese di aprile 2023. Hai la capacità di sanare. È un bellissimo messaggio, devi solo volerlo, devi solo dimenticare che qualcuno può averti ferito o ferita, consapevolmente o meno,
o magari anche accettare di dare l'aiuto a qualcuno o di ricevere l'aiuto di qualcuno. Andiamo a vedere col meraviglioso tarocco dei Visconti a lamina dorata, per te che hai scelto la variante 2, le energie principali del mese di aprile 2023. Il 7 di bastoni non è una brutta carta, rappresenta giusto l'idea di dover sanare un conflitto che si ha con un qualcuno, in particolare la carta dei conflitti all'interno della coppia o della famiglia o del vincolo comunque fra due persone. Prevede che ci sia stato un prima, ma è la carta anche di chi può fare una scelta scomoda, una scelta che non avrebbe voluto fare, un passo indietro su un conflitto, un aiuto dato a qualcuno che magari non si voleva sulle prime aiutare, un riuscire appunto a trovare una quadra per una situazione che forse non sta andando come doveva andare. Il 4 di coppe, il 3 di bastoni, il 4 di spade, l'8 di bastoni, il mondo, il 5 di coppe. Come vedi, la lettura si chiude con due carte importanti in quanto parlano della capacità di sanare. Torna di nuovo il dare o il farsi dare aiuto da qualcuno in questo mese di aprile 2023. La carta del 5 di coppe è la carta di chi certamente, come dicono le interpretazioni più, diciamo, quelle meno approfondite, è una carta che parla di pentimento, una carta che parla di nostalgia, una carta che parla, più il 6 parla di nostalgia, però anche il 5 ha un po' questa espressione di appunto ripensamento. Tuttavia il 5 di coppe è come tutti i 5 una carta che invita un po' a trascendere queste sensazioni. Spesso e volentieri è il ritorno di un qualcuno, ma non inteso come ex, inteso come il ripresentarsi di una persona o di una situazione nella nostra vita, o il ripresentarsi periodico di un qualche tipo di situazione anche conflittuale che siamo invitati a trascendere per rilasciare, il rilascio di un qualcosa su cui magari ci siamo arginati per tanto tempo nei confronti di qualcuno. L'esempio è del genitore col figlio testa di che gliele perdona tutte e alla fine dice sì, ma ok, ma alla fine hai solo bisogno di prenderti la tua libertà, ecco. Per dire, può essere un discorso del genere, non è un discorso dell'ex che torna al 5 di coppe. Sì, su una domanda può essere, però sulla domanda diretta, non su... Quindi il 5 di coppe secondo me va proprio a parlare del fatto che qui va sanato di nuovo il mondo, è l'idea di casa questo mese che ti porta appunto l'8 di bastoni, una fioritura, l'idea di riuscire a veder rifiorire i rapporti con le persone e i rapporti col tuo ambiente. Questo forse non ti darà tanto in termini di realizzazione economica o materiale questo mese, potrebbe essere un mese nella norma, un mese nel quale ci sono pregi e difetti come tutti i mesi certamente, però non vedo questo mondo come una chiusura di un qualcosa che poteva nascere, un 8 di bastoni. L'8 di bastoni lo vedo più come rapidità nel comunicare al circostante
il fatto che comunque si intende proporre una visione rinnovata di quello che è proprio il proprio ambiente di vita, e quindi secondo me qui c'è un andare comunque per la tua strada, qualunque essa sia, quindi se hai lavoro, se non hai lavoro, se con estrema fiducia, ma rilasciando un po' quelle sensazioni limitanti e conflittuali che ci possono essere con le altre persone. Certamente non è il mese dove ti arriva il lavoro dei tuoi sogni, certamente non è il mese dove ti arriva la vincita multimiliardaria, certamente non è il mese nel quale ti arriva l'eredità. Ok, va bene, siamo d'accordo, però è un mese nel quale riesci a armonizzarti col tuo ambiente, e credimi, è veramente tutto, è la base. Non puoi vivere in un posto con delle persone con cui non sei completamente in armonia, perché questo inevitabilmente si rifletterà su quella che poi è la tua situazione interiore ed esteriore. È il mese nel quale riesci a far pace con questo. In alcuni casi potrei vedere quest'otto di bastoni come un piccolo viaggio, magari verso la fine del mese precedente, di questo marzo, o magari anche nei primi di aprile, o magari il viaggio di qualcuno che è vicina a te. Tuttavia questo mondo mi va a parlare di un calmo, placido lasciar fluire, un po' come se si comprendesse che è giunto appunto il momento di allentare un po' le maglie su tutto ciò che magari rappresenta la nostra quotidianità e che magari fino ad oggi abbiamo tentato di direzionare e di controllare. Il 5 di coppe in questo caso è una carta che mi va a parlare di una scelta saggia, in quanto come tutti i 5 promette che dopo un passo che magari ci costa un po' in termini di ego, riusciamo poi ad affacciarci a una realizzazione migliore per la nostra vita. È un mese nel quale forse, ti ripeto, grandi sconvolgimenti non ne vedo magari un tuo riuscire a tenere botta a quelle che possono essere anche dei problemi, soprattutto all'interno della famiglia o del tuo ambiente lavorativo, piccoli problemi dovuti magari anche all'irruenza caratteriale delle persone, o magari a quelle persone che possono aver aperto conflitti con te, tu magari manco sai perché lo hanno fatto. Però ecco, è un mese nel quale riesci comunque a proiettarti oltre, a staccarti un po' da queste precedenti, diciamo, ferite che un pochino forse ti hanno dato da pensare nei momenti precedenti. È un mese nel quale mi arrivi con un 5 di coppe in fondo, quindi con un qualcosa che ti permette di aprirti a nuove sorprese, a nuove opportunità. Qui hai saputo elaborare pazientemente un qualcosa che forse può averti ferito o ferita. Fai attenzione però che le tue parole non vengano fraintese. Questo è molto importante. Il 5 di coppe rappresenta sempre anche un rischio di fraintendimento, quindi fai attenzione a rapportarti con gli altri, perché spesso e volentieri magari puoi essere tentata anche di promettere cose che poi non puoi mantenere, o magari di dire cose che poi non sai mantenere. Quindi fai attenzione a questo. Ecco, questo potrebbe essere molto importante questo mese. Il riesame della propria vita alla luce della nascita di un qualcosa di nuovo, però vacci coi piedi di piombo nel promettere questo qualcosa di nuovo, mi raccomando. Una decisione improvvisa, frutto però di una riflessione matura, potrebbe portarti a questo. Una riflessione matura è una scelta scomoda, un qualcosa che non vuoi fare, o che sulle prime non vuoi fare. Riguarda il tuo ambiente familiare, ti ripeto, quello lavorativo. Però fai attenzione a quello che dici, fai attenzione a quello che la controparte anche dice, se si tratta magari di un rinnovo di contratto di lavoro, perché potrebbe essere un qualcosa che poi o ti vincola troppo o non puoi mantenere, o magari semplicemente poi rimpiangi di aver detto. Quindi ecco, questo mese, nonostante tu riporti armonia nella tua situazione materiale, riesca comunque a conciliare un po' quelle che sono le tue parti razionale e intuitiva per poter ambire, attraverso una decisione che sulle prime ti pesa un po', a migliorare il tuo ruolo in società e anche il tuo ruolo in famiglia, se si tratta di qualcosa inerente alla famiglia. Può essere tutto bello,
ma attenzione alla carne che metti al fuoco e alle parole nei confronti degli altri, perché queste possono poi costarti care in termini di energia dopo. Diversamente la vedo molto bene sul lato emotivo, un mese con un 4 di coppe che parte quasi con una sensazione di fermezza, nonostante magari anche le molte possibilità, molti dubbi, le molte domande. Potresti anche, se sei single, avere più corteggiatori, con 3 di bastoni, carta di dettaglio, di ritocco, ma anche carta di lavoro paziente, alacre su di sé, e carta di certezza della vittoria, del trionfo, e un 4 di spade in fondo. Un mese nel quale forse sceglierai di sognare un po' meno il grande amore, sognare un po' meno quella che può essere una realizzazione, un mese dove forse appunto la sfera emotiva, sentimentale va un po' a perderne per via di questo fare che c'è qua, sicuramente. Però anche un mese nel quale con un 4 di spade forse scegli di darti una tregua dai tuoi sogni, da quelle ambizioni che forse sì ti nutrono, ma allo stesso tempo ti fanno perdere anche tanta energia. Un mese nel quale capisci che si può voltare pagina in maniera anche più dolcemente, anche a livello emotivo. E quindi un mese nel quale probabilmente non avrai grandi rivelazioni, non avrai grandi... Sicuramente c'è molta vita sociale, soprattutto se sei single, perché un 3 di bastoni è comunque anche quello, e un 4 di coppe è anche quello, ma sei tu qua un po' che sei impegnata a ritrovare la tua bella, giocosa semplicità e il tuo posto nel cosmo. Un mese nel quale sei più impegnata a questo, dalla famiglia al lavoro al tuo posto centrale nella dimensione della tua vita. Poco ti importa di quelle che sono le proposte, gli input o anche un po' le suggestioni portate dagli altri questo mese. Vuoi pensare più a curare la tua interiorità, a sanare quello che può essere un conflitto dovuto a un qualcosa che nel passato ti ha fatto avviare magari una situazione che poi si è rivelata illusoria o che ti ha portato a vivere in una dimensione che non è la tua a livello energetico, non intendo a livello pragmatico. Quindi probabilmente un mese nel quale sarai un po' meno sensibile alle istanze dell'amore. Vediamo un po'. Ti ci butto giù un altro paio di carte. Ma perché starai bene con te stesso, con te stessa? Non lo vedo così terribile questo mese. Vedi il 10 di bastoni. Alla fine la carta di chi si impone di arrivare a sistemare la sua vita prima di poter magari fare un altro passo. E il 5 di denari. Secondo me qua resta sempre più possibile il fatto che qualcuno attorno a te potrebbe aver bisogno del tuo aiuto o energetico o economico, quindi potrebbe effettivamente rappresentare questo. È un po' questa sensazione di perdita, di sconfitta, questo boccone amaro che si butta giù, ma che poi ci permette di avviare un grande ricentramento all'interno del nostro nucleo sociale, lavorativo, familiare, amicale. È a livello emotivo che ti vedo un po' un mese nel quale forse scegli di tarpare un po' le ali a quella che è la tua voglia di socializzare, nonostante ci siano momenti di società. Però secondo me è un mese nel quale ti tiri un po' indietro rispetto a quello che può essere anche un vivere, ecco, la sfera emotiva, la sfera delle sensazioni, delle emozioni. Forse rimandi, forse scegli di settarti e concentrarti più su quella che è la tua realizzazione interiore e l'armonia, a di ricentrarti fondamentalmente. Sì, la vedo molto così. Anche, ti ripeto, secondo me qua è un mese nel quale fondamentalmente lasci un po' da parte la sfera sentimentale, la sfera del sogno, la sfera per vivere molto più leggermente, con leggerezza intendo, ma questo ti permette di focalizzare le energie su quella che è poi la tua sfera materiale, che questo mese va proprio ad essere restaurata.
E quindi di nuovo torna il discorso appunto di casa, lavoro. Sei molto pragmatico, molto pragmatica questo mese, veramente. E c'è qualcosa all'interno della tua dimensione quotidiana, famiglia, lavoro, quello vedi tu, il punto dove passi più tempo, dove c'è un boccone amaro iniziale da buttare giù, ma allo stesso tempo c'è un aiuto da dare, ma allo stesso tempo c'è anche la capacità e la sicurezza che questo passo, questa ciliegina finale comunque porterà positività. Io credo che sia un bel mese per te, dove fai un po' quadrato attorno alle tue emozioni, dove magari non scegli di aprirti proprio a tutti, ma dove riesci a fare un po' la formichina in attesa dei tempi che verranno. Ecco, credo che questo mese sia comunque un mese dove a livello di piccole grandi soddisfazioni ne hai. Sai che poi alla fine una delle formule della felicità, io credo che per gente comune come noi, almeno io mi ritengo tale, fa più l'avere la piccola gioia quotidiana, la piccola, che la grande gioia che poi magari spiazza, che poi magari, perché siamo abituati a costruircele le cose. Ecco, questo mese ti vedo fare così e secondo me è un atteggiamento molto sano. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del legno fossile. Andiamo a vedere, cominciando dagli oracoli, come sarà questo aprile 2023 per te che hai scelto la variante del legno fossile. Energie principali di questo aprile 2023 che si sta per aprire. Energie principali di aprile 2023 per te che hai scelto la variante del legno fossile. Demetra, lasciar andare, lasciar fiorire in realtà, perché è una carta che parla di raccogliere il frutto, anzi di veder sbocciare il frutto di un lavoro. Beh, si inizia bene, direi. Andiamo a vedere il Magical Botanical per il mese di aprile 2023 per te che hai scelto la variante del legno fossile. Demetra può rappresentare anche l'inizio di un amore. Ullala. Legno fossile. Come sarà il tuo aprile 2023? Vediamo il Magical Botanical cosa ci dice. La calla. Infine andiamo a vedere il Woodland Wardens per il mese di aprile 2023. Per te che hai scelto la variante del legno fossile. Il segugio e la pera. Non sembra un brutto mese. Sono 3 carte che parlano del valore dell'amicizia, ma anche appunto dell'amore, della nascita di un qualcosa di nuovo. Demetra in particolare è una carta eccellente per quello che è la nascita o in alcuni casi la rinascita di
quella che è la nostra sfera emotiva, una carta importante, la morte del seme per la vita della pianta. La carta di Demetra è la rottura di un legame che ci procurava dipendenza o di un atteggiamento mentale che ci procurava un blocco. È la fase più matura di una relazione con se stessi o con gli altri. È l'elaborazione di un qualcosa che ci frenava, che ci bloccava e il conseguente muoversi verso nuovi traguardi. Può rappresentare la nascita di un amore, la nascita di un qualcosa di nuovo, la rivelazione di un qualcuno nella nostra vita di importante, oppure l'arrivo di un qualcuno che ci permetterà di evolvere ancora di più, o magari un nuovo lavoro, o magari una nuova fase del lavoro. Così come la carta della Calla è una carta di seduzione. Lasciati sedurre dall'idea del nuovo che sta bussando alla tua porta, non opporre resistenza. La carta di Demetra ti dice di tagliare con tante piccole e grandi insicurezze che forse sono limitanti e bloccano questo senso di seduzione, il valore dell'amicizia, il valore delle persone che ti sono vicine e la sfiducia un po' che devi vincere ad aprirti è rappresentata dal segugio e dalla pera. Il segugio è un amico fedele, un qualcuno che comunque ti è vicino, comunque protegge quella che è la tua parte più fragile, che ti aiuta a proteggerla. Può rappresentare anche una guida o una persona che ti si pone come guida in un momento particolare della tua vita. La gentilezza e la lealtà che ti contraddistinguono sono state notate. Apriti alle infinite possibilità che l'universo porta per te attraverso l'ingresso di nuove persone nella tua vita o di persone che magari tornano con intenzioni molto buone, molto positive. Non si tratta necessariamente di ex, può trattarsi anche di amici che ricompaiono nella tua vita. È un mese nel quale i rapporti sociali avranno un peso importante, ma non giudicare in modo sbagliato coloro che tentano di avvicinarti. Potresti sentirti addirittura immeritevole di gentilezza, quindi una persona che si chiude, io non avrò mai, non riuscirò mai, non farò mai. No, non è così. La carta del segugio e della pera ci dice che nonostante la vita sia quasi una gara d'ostacoli, forse troppo difficile da affrontare, c'è sempre un qualcuno che in questo marasma di perdizione ci tende la mano con intenzioni serie, intenzioni concrete, recupera la fiducia verso gli altri. Accetta la compagnia delle persone e evita di scagliarti contro coloro che vorrebbero prendersi cura di te. È un mese nel quale una o più persone sicuramente faranno sentire pressante la loro presenza verso di te. Quindi non negarti, non fare il Tirolo come fa Cronos. Cerca di aprirti alle persone o alla persona che con intenzioni limpide ti avvicina questo mese. È un bellissimo messaggio questo, può nascere qualcosa di bello qua. Non ti dico che sia necessariamente amore, magari è anche una persona che ti contatta per un progetto di lavoro. Adesso vediamo che cosa vuol dirci il magnifico mazzo dei Visconti Sforza. Però quello che tu devi fare è non negarti la possibilità, perché ti vedo un po' chiusa a livello energetico. Verso gli altri intendo, magari con te stesso, te stessa stai benissimo. Vediamo un po', aprile 2023 per te che hai scelto la variante del legno fossile. L'eremita. E invece vedi, tu qua sei in un'energia di eremita, sei peggio di me. Qua. Vieni, ci andiamo a bere una birra al pub qui a Reggio Palaia e facciamo due chiacchiere, così impariamo a fidarci. Allora, vediamo un pochino.
È anche carino il Peggio Palaia di questi tempi, c'ha tutta la veranda fuori, ci si sta bene. Allora, 4 di spade, 9 di coppe, l'appeso, 2 di denari, re di denari, asso di spade. Allora ti dico subito che a livello lavorativo, a livello di pragmaticità sarà un mese molto produttivo, soprattutto se per lavoro ti sposti o se devi fare uno spostamento per lavoro. Spostamento, sì, ok, il 2 di denari può essere anche uno spostamento mentale, un diverso approccio, però secondo me con un asso di spade e un re di denari, qua sono favoriti coloro che magari devono spostarsi in questo mese di aprile o che per lavoro costantemente si spostano. Questo non vuol dire che se non ti sposti per lavoro, ti ripeto qua lo spostamento è mentale. Il re di denari è il commerciante, l'imprenditore, colui che sa il valore di cose e persone. L'asso di spade è la ferrea volontà di voler andare avanti, sono buone notizie, è comunque un qualcosa dove di nuovo c'entra la proposta di qualcun altro. L'asso di spade è sempre l'ingerenza nel bene come nel male di altre persone. Comunque è una professione che porta al guadagno, è il materialismo, l'acquisizione, il successo. Quindi questo mese di aprile la vedo in crescendo. Se non hai un lavoro, qui potrebbe arrivare addirittura una proposta lavorativa dove con quello che è magari uno spostamento, un piccolo spostamento, anche di mansioni forse, non solo necessariamente spostamento fisico, c'è un'opportunità. Il re di denari è colui che si dà opportunità, ma che dà anche opportunità. Quindi direi che a livello materiale sul fatto di queste carte che hai qua non devi preoccuparti. È un mese nel quale comunque vedo andare bene, vedo comunque andare in crescendo. Non c'è molto da aggiungere su queste carte. Sì, ok, potremmo parlare di tutte le sfumature, ma magari rispondo a uno, a una e non rispondo a un altro, perché comunque il canovaccio è quello, poi ognuno ci cuce sulla sua situazione, e qui la situazione io vedo appunto o uno spostamento mentale o fisico, una rivalutazione, comunque riuscire con un 2 di denari, anche una comunicazione può essere un 2 di denari che invita a spostarsi, quindi magari che ne so, tu mi dici Cronos fai un video sul ritorno degli ex, io ti dico ma no, ma poi lo faccio, magari mi frutta un sacco di visualizzazioni. Ecco, lo spostamento può essere anche mentale in questo senso, qualcuno che ti dà un input, un consiglio, una dritta, oppure proprio fisico, ammesso che, ripeto, tu non ti sposti per lavoro. Fatto sta che comunque sia questo movimento che entra nella tua vita un po' a sovvertire anche qualche abitudine o qualche piccola abitudine, in realtà un 2 di denari non è mai un sovvertimento. Sì, ok, a lungo termine il riprogrammare la propria vita, sono d'accordo, però inizia, diciamo, in maniera molto dolce. Un re di denari e un asso di spade hanno poco poi da dire di negativo, sono molto positivi, sono carte che comunque parlano di quello che è comunque un crescere in maniera appunto esponenziale. L'asso di spade diventa anche una conquista, quindi la conquista della propria autonomia, o comunque la conquista di una posizione migliore, è la responsabilità, è la prova di forza, è la convinzione, diventa anche una vittoria o comunque un senso di vittoria o d'appagamento, di gloria, di forza in quella che è l'attività, è proprio il nostro fare quotidiano, è la facilità di pensiero e la fermezza, che poi sono quelle qualità che sono richieste a un re di denari, in quanto comunque saggio amministratore della propria azienda, che poi tu lavori in proprio o meno, si intende qui azienda come economia in generale, non solo di soldi. Sai che economia vuol dire amministrazione di un qualcosa, di un ecosistema, e quindi qua c'è proprio l'amministrazione, il saggio amministrare le tue risorse energetiche o comunque materiali. L'asso di spade unito al re di denari fa sì che tutto questo saper comunque come veicolare in modo accorto le proprie risorse porti alla prosperità
e alla decisione e a quelle decisioni, perdonami, che portano poi alla riuscita dei propri progetti. Quindi è sicuramente un mese nel quale vai in crescendo. Per qualcuno ovviamente sarà di più, per qualcun altro sarà avvertito meno. Comunque il mese di aprile a livello lavorativo finanziario ti dà molto, comunque ti aiuta a crescere. L'asso di spade è anche un po' il mettere il punto fermo su una situazione, un po' come questo 2 di denari, per ripartire in maniera ancora più convinta dopo. Un po' come tutti gli assi rappresenta la fine e l'inizio di un qualcosa. È un momento nel quale si va comunque a cambiare anche energia nei confronti di quello che è la domanda posta in questione, in questo caso la materialità. Quindi è una buonissima carta. L'unica cosa potrebbe esserci un po' di tentennamento iniziale a inizio mese, forse poca motivazione, poca convinzione, ma poi fai presto a svegliarti, fai presto ad andare, fai presto a dire no, alla fine devo procedere, devo conquistarmi la mia meta, le mie possibilità. Se non hai un lavoro, ti ripeto, qua c'è la possibilità che arrivi un lavoro con un asso di spade, forse un lavoro che non si va a concretizzare entro il mese di aprile, ma che magari il mese prossimo potrebbe partire, o magari il mese dopo. Qua potrebbe essere un buon accordo proposto da qualcuno. Andiamo invece sulla sfera emotiva, quella dove pecchi un pochino di più. 4 di spade, 9 di coppe, appeso, 3 carte di grande esplosione, ma 3 carte anche di fermezza. Un po' come se tu mancassi appunto della fiducia verso le tue stesse possibilità. E quindi un ternario di carte che ti dice che forse c'è bisogno di cambiare un po' atteggiamento nei confronti di quelle che sono le possibilità che vuoi darti. Un 9 di coppe è chi non tende la mano per migliorare la sua situazione. Un 4 di spade è chi forse ha sopito un po' la sua le sue ambizioni di poter costruire qualcosa o di poter migliorare qualcosa se qualcosa già c'è. Certamente il 4 di spade è la fine di un conflitto, su un'energia di un eremita, va a parlare della saggezza adoperata nel riuscire a comprendere che comunque il momento è un momento di passaggio importante verso una ritrovata felicità. Certo, un 9 di coppe e un appeso possono anche rappresentare un corteggiatore che nel tempo diventa più stabile. Per questo sto cercando di capire, aggiungendo una carta, se qui si tratta di un qualcuno che deve ribaltare le proprie convinzioni. No, si tratta di un corteggiatore, è caduto il fante di coppe. E allora cosa vuoi? Questo mese di aprile è veramente un mese importante per te. Non mancheranno le proposte, non mancheranno le occasioni di potersi anche migliorare se già sei in coppia. Devi solo volerlo, devi solo ritrovare la fiducia. E forse la cosa più difficile, pescare un po' in questa apatia, una motivazione che faccia capovolgere la prospettiva di questo appeso, ma qualcuno può aiutarti, qualcuno può portarti l'idea di rinnovamento, qualcuno può farti capire che c'è ancora del buono, questa vita c'è ancora del bello, c'è ancora un qualcosa per cui vale la pena di sperare. Sia un mese nel quale forse potresti essere molto più concentrato o concentrata nella tua realizzazione e magari rimandare a tempi migliori quella che è la cura della tua grande sfiducia verso l'intero scibile umano. Ma in realtà è un mese nel quale qualcuno verrà a dirti no, fermati, devi accogliere anche l'idea di poter amare, di essere amato, amata, o di ritornare ad amare se in questo momento non hai un qualcuno. Mi viene anche da pensare che se stai frequentando una situazione complicata, una situazione a 3, potrebbe essere un mese nel quale verrai chiamato o chiamata a prendere una decisione che sarà poi risolutiva nel bene come nel male. Certamente un fante di coppe che viene a risvegliare un po' quest'eremita, magari che aveva assopito la sfera sentimentale, l'aveva stemprata un po' in quella che è una visione forse anche un po' pessimistica della vita, viene a portare una ventata di entusiasmo e anche una ventata di leggerezza che porta poi ad affrontare forse anche il problema delle relazioni umane, che sembra molto pressante per te, con un diverso modo, con un diverso spirito, forse con uno spirito ancora più coinvolto. Sì, credo così. È un mese nel quale
Gli input per dire apriti non ti mancheranno, devi solo accoglierli. Mentre dove saprai dare il meglio di te sarà proprio nella sfera materiale. Soprattutto se lavori in proprio qua, o se lavori o se viaggi. Direi che è un bellissimo mese. Un mese nel quale puoi anche addirittura riuscire a sanare quello che è un conflitto interiore, una frustrazione, a rilasciarla definitivamente e ad avviarti a raccogliere le messi di quello che è poi stato il lavoro fatto fino ad ora. Qualcuno però ti aiuterà a sorreggere la falce per raccoglierle queste messi e qualcuno quindi ti verrà incontro a darti sostegno morale o in alcuni casi addirittura sostegno animico e quindi fondamentalmente amore. Bellissima variante, ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Erano 3 varianti che ci hanno raccontato che cosa porta il mese di aprile. Certamente il mese di aprile porta una grande opportunità, il 40% di sconto sul prezzo dell'intero corso di cartomanzia e divinazione della Lucerna di Cronos. Affrettati, l'offerta è valida fino al 20 di aprile. Io mi auguro che questa videolettura ti sia piaciuta, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Da Cronos e da Pico, ciao! Sia nella sfera emotiva e sentimentale, sia in quella della minchia perché lo devi fare. Per aprire, sia in amore che nel lavoro che nella minchia perché ti devi perdere così rifallo. Certamente il mese porta una grande offerta, il 40% di amorino. Andremo a chiedere quindi alle nostre 3 varianti che sono 3 new entry dalla mia collezione. La prima sarà il tormentino. Fanculo. Andiamo con le nostre 3 varianti. La prima sarà il tormentino, la seconda sarà la gata muschiata. Di fruire del 40% di sconto a chiedere che cosa porta questo mese di cazzo. Aprile è il mese nel quale c'è il compleanno di Cronos e sicuramente da collocare ad aprile la nascita di Pico. Piano.